C'è qualcosa di magico nelle notti di wrestling giapponese e quando quella magia incontra il talento, la fame e la voglia di scrivere nuove pagine di storia, allora sai già che assisterai a qualcosa di unico. L'8 giugno alla Kurakenole è successo proprio questo. Una serata che sulla carta sembrava solo un passaggio verso il grande evento del 21 giugno a Yoyogi, ma che in realtà si è trasformata in un capitolo fondamentale nella storia recente della Stardom. Spazio allora a una sfida che valeva più di quanto potesse sembrare. Ryan, giovane promessa ancora a digiuno di Pin, ha affrontato Akira Kurogane con in palio una chance al Future of Stardom Championship. Il pubblico era carico, sentiva che quella poteva essere la serata della svolta e così è stato. Dall'inizio è stata una battaglia serrata, fatta di tecnica, velocità e una determinazione feroce. Ogni mossa aveva il sapore di un colpo di speranza, fino a quando Ryan ha trovato il varco perfetto, infilando un roll-up rapido e preciso. 3 secondi che le hanno cambiato la carriera, una prima grande vittoria che le ha consegnato il diritto di poter sfidare Hina per il Future of Stardom Championship a Stardom The Conversion. Il primo match importante nella carriera di Ryan che nel post match, microfono alla mano, mette sull'attenti Hina dicendole di stare bene in guardia perché quella che ha davanti a sé è una nuova Ryan. Una Ryan più determinata e consapevole dei suoi mezzi. Una Ryan pronta a tutto pur di scrivere il suo nome nella leggenda. Hina, dal canto suo, non si è fatta intimorire dalla determinazione della sua avversaria, promettendole una battaglia che ricorderà a lungo. Ma le emozioni non sono finite. Sì, perché senza un attimo di respiro ci troviamo immediatamente catapultati nel discorso di Ami Sorei, che si presenta sul ring in piena forma e con un annuncio carico di gioia per tutti noi fan. La lottatrice di Gozai svela che è pronta finalmente a tornare sul ring a combattere e lo farà durante il prossimo 21 giugno in occasione del prossimo pay-per-view. Una notizia straordinaria che mi ha reso molto felice e che scommetto ha reso felice anche tutti voi. Dopo quasi un anno di stop, Ami Sorei è finalmente guarita dal suo brutto infortunio ed è pronta di nuovo a caccare il ring e a riprendere da dove tutto si era interrotto. Sono molto curioso di scoprire quale sarà il suo match di ritorno e con quale avversaria dovrà scontrarsi, ma immagino scopriremo il tutto nei prossimi giorni. Da lì si è passati al confronto tra Stars e Cosmic Angels. 3 contro 3 con Hanan, Sayaida e Momokogo da una parte e Natsupoi, Aya Sakura e Sayaka Kurara dall'altra. Fin dalle prime battute, Aya e Momo hanno dato vita a uno scambio di calci e prese a terra che ha scaldato immediatamente il pubblico, ma la forza del Team Stars si è vista nella compattezza. Dropkick multipli, colpi precisi e una perfetta gestione dei cambi. Eppure bastano pochi istanti per cambiare le sorti di un match ed è stata Natsupoi a prendersi la scena, entrando con un'energia travolgente, scardinando la difesa avversaria e chiudendo Sayaida con il suo Ferial Gift. Pin decisivo e microfono alla mano, con emozione e fierezza, Natsupoi ha ricordato il traguardo dei 10 anni di carriera per poi lanciare ufficialmente la sfida a Sayaida e Hanan per i Goddess of Stardom Titles il 21 giugno. Un annuncio che ha scatenato il boato della Kurakenole. Sayaida ha raccolto la sfida senza indugi e negli squadri tra le due atlete si è letta tutta la tensione di un confronto che promette scintille. Il ritmo della serata non ha concesso pause e il co-main event è stato forse il più simbolico: Ranna Yagami contro Sari. La giovane emergente contro la veterana, la speranza contro l'esperienza. Sin dal primo istante, Ranna Yagami ha sorpreso tutti con un dropkick a freddo, tentando di prendere il controllo del match, ma Sari è Sari.
Ha risposto con ferocia, dominando con body slam, sottomissioni e una lucidità da vera leader del ring. Rana Yagami ha resistito, ha reagito, ha tentato di il tutto e per tutto, ma il finale era scritto. Un diving fu un stomp e il conto di 3 hanno chiuso la contesa. Sari si è presa la vittoria, il microfono e il diritto di parlare, ma proprio in quel momento, tra le urla del pubblico, è arrivata Shuri con la sua cintura IWGP alla mano, lanciando la sfida per il 21 giugno. A Stardom The Conversion, quindi Shuri e Sari si sfideranno una volta per tutte per chiudere la faida che si trascinano dietro già da un po'. Ma questa volta in palio ci sarà ben più dell'onore, ci sarà in palio uno dei titoli di maggior prestigio del panorama nipponico, l'IWGP Women's Championship. Un titolo che fa gola a molte, ma che solo in poche possono permettersi di conquistare. E poi il main event. Un 4 contro 4 che aveva il sapore di una guerra tra fazioni. Da una parte SLK, Azumi, Mio Hamasaki e Mei Seira, insomma Neo Genesis al gran completo, e dall'altra Sayaka Mitani, Rina, Konami e una rientrante Momo Watanabe che torna sul ring dopo una piccola pausa dovuta a un infortunio al ginocchio patito in occasione del suo match contro Mercedes Moné a AEW Revolution. Il match è partito forte con scambi intensi tra Momo Watanabe e Azumi, che però ha lasciato subito spazio al gioco sporco di Hate, che grazie anche alle interferenze dei membri a bordo ring hanno illuminato le prime battute con scambi fuori dal ring e tra il pubblico di una gremita cura che all. Ma il vero centro emotivo è stato il duello tra Azumi e Momo Watanabe, due storie intrecciate, due percorsi che si rincorrono da anni. Momo ha colpito durissimo, affondando un driver e stringendo una face lock senza pietà. Il match si è trasformato in un caos collettivo nel finale, con l'interferenza decisiva di Hate a bloccare ogni tentativo di rimonta del team Neo Genesis. La vittoria alla fine è andata proprio a Momo Watanabe grazie al suo pitch Sunrise, che dopo il match non ha nascosto di aver messo nel mirino lo Strong Women's Championship di Azumi, con Konami che ha di nuovo avanzato pretese verso gli Artists of Stardom Titles, affermando che quei titoli saranno presto in mano sua. Ma non è tutto. Sì, perché nel backstage le ragazze di Neo Genesis sono finite nel mirino anche di Suzu Suzuki e Akira Kurogane, con la leader di Vidaloka che ha rilanciato di nuovo la candidatura a number one contender per gli Artists of Stardom Titles. Una serata difficile quindi per Neo Genesis, che vedono il proprio trono in pericolo con attacchi multipli portati su più fronti. Dulcis in fundo, non posso però non tirare le orecchie alla Stardom per un errore commesso durante lo show. Nulla di grave, ci mancherebbe, ma un qualcosa che giustamente va sottolineato. In realtà colgo l'occasione di ringraziare Davide Draco del canale YouTube Wrestling Unico Amore per avermi segnalato l'accaduto. Beh, vedete, durante l'entrata di Lady C sul Titantron è apparso anche ancora il logo di Queen's Quest. Come già detto nello short che trovate qua sopra, è una svista importante, anche perché Queen's Quest non esiste più da un anno. Forse, e dico forse, sarebbe anche l'ora che la Stardom archivi definitivamente questa stable e passi ad aggiornare i Titantron delle varie atlete. È un qualcosa di abbastanza facile in realtà, specialmente al giorno d'oggi, che si può tranquillamente fare affidamento sull'intelligenza artificiale. Anzi, faccio lo stesso un appello alla Stardom. Me ne offro io di mia spontanea volontà per cambiare i Titantron delle wrestler che hanno bisogno di un cambio di look. Dunque, Taro Okada, se hai bisogno, sai perfettamente dove trovarmi. No, comunque, a parte gli scherzi, penso sia davvero
ora di aggiornare un po' le cose e di sistemare per bene anche i minimi dettagli, perché in fondo se non è in primis la Stardom a dare il buon esempio, non possiamo di certo pretendere che siano le altre federazioni, come ad esempio l'AEW, ad occuparsene. Spero quindi che nelle prossime settimane questi dettagli verranno sistemati e che la Stardom presti un po' più d'attenzione anche alle minime cose, perché sono proprio le cose più piccole a fare la differenza. Una serata dunque che doveva essere un semplice passaggio è diventata un crocevia. Match, storie, svolte che ci proiettano verso un 21 giugno che promette di essere esplosivo. Nuove campionesse potrebbero nascere, rivalità pronte ad esplodere, carriere destinate a cambiare per sempre. E se anche voi, come me, volete vivere tutto questo, non perdete i prossimi aggiornamenti, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella e preparatevi. Stardom The Conversion sta per arrivare. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!